Nettuno, fronte di Nettuno, dal 5 di marzo fino alla fine. I primi ad andare al fronte, partendo da Spezia il 21 febbraio del 44, eravamo 600. Al fronte, via via, sono venuti. L'entità del battaglione è cresciuta fino a 1100, perché altri 500 sono venuti ad arruolarsi semplicemente dal comando nostro sul fronte. Ed è un bel gatto di coraggio che hanno avuto, perché andarsi ad arruolare sotto le canonate non è semplice. Di questi circa da 400 a 440 sono morti. E di tanto dietro che le canonate erano sale che venivano scrivellati. Sul fronte ho avuto contro americani, canadesi, che rispetto molto, sono veramente soldati, e anche della professionalità, proprio. Per esempio loro una volta catturarono in un altro fronte, catturarono il nostro infermiere perché non aveva la tessera di riconoscimento di Ginevra. E non aveva la tessera di Ginevra. Io non avevo neanche la medaglietta personale, non l'abbiamo mai, io non l'ho mai avuto, non l'ho mai avuto. La Convenzione di Ginevra è quella che dà l'autorizzazione agli infermieri di muoversi sul campo di battaglia. E invece i infermieri l'avevano catturato e lo volevano portare con loro, e lì sono stato un sacco di discussioni e abbiamo minacciato a sparare di tutto quello che avevamo, e qui alla fine l'hanno lasciato andare. Contro i neozelandesi e inglesi, e slavi, ho detto americani, inglesi, neozelandesi, slavi, in vari fronti si è vecchiato. Perché noi, quando siamo arrivati nel turno, ci siamo presentati, cioè i nostri comandanti, si sono presentati i tedeschi, e il segretario tedeschi ha chiesto che armi avessi. Dice, il mitragliatrici, dice, ma guarda, la guerra si fa con i cannoni. E lì fu previsato nel Barbarigo gente che aveva esperienze nel campo dell'artiglieria. Sono stati procurati dei cannoni da 105 della prima guerra mondiale, che erano privi degli apparecchi di puntamento, che furono recuperati nel museo dei grattacieli di Sardegna a Roma. Però non abbiamo anche avuto, io da Marò non ho mica saputo queste cose, io ho visto solo che molti andavano a fare gli artiglieri ed erano anche visti male, perché sembrava una maniera di sottrarsi dall'entrata in linea. Scusate, perché la cosa è. E questo è qua. Cioè abbiamo organizzato il reparto, che è quello che dava poi origine al Corleone. Io ero la seconda compagnia del Martello. Cadè era la prima. Verso gli ultimi combattimenti a Nettuno siamo andati a tamponare una falla e avevamo di fronte un'intera divisione corazzata americana, la quale, diciamo dalle 9 di mattina fino alle 11, 3-4 ore, ha cincischiato con noi, dico cincischiato, perché c'era un centinaio di carri armati che venivano avanti, saltavano sulle mine e allora si ritiravano e cominciavano a sparare sul terreno per far saltare le mine. Poi riprendevano avanti. Noi avevamo 2 artiglieri che avevano questo come un cannone da toppo piazzato sul cavalcavia della Roma-Napoli, e da lì, solo a vista, sparavano di colpo, era un carro armato. E allora si fermavano e ricominciavano a sparare, quando spara 100 cannoni. Comunque, le pallotole erano
i gradi erano molto fisse. Sono stato questo tiro e molla, è andato avanti fino alle 11:30, quando sono arrivati 30 carri armati tedeschi Tigre. Sembravano imparati, sono arrivati tutti lui, quando sono fermati, hanno girato 30 cannoni e hanno cominciato a sparare. Dopo mezz'ora non c'era più per l'armata americana, proprio completo. Il risultato per noi è stato che noi eravamo in 33 all'inizio, a mezzogiorno eravamo in 3. Ancora e lì agli altri o morti o feriti. Di questo episodio ho letto una volta un libro di un inglese, un militare inglese che scriveva, dice: i tedeschi si vantano di aver distrutto 100 carri armati americani. I lati che si vantano, io li ho visti in fiamme. È un episodio, però è costato la vita a tanti di noi. Tra noi, quando si sta in una buca, non si ha niente da fare, di giorno e di notte, si parla. Mai ho sentito discorsi di politica, pochissimi. Per esempio quello che ha scritto, si chiamava Tedeschi, Mario Tedeschi, che ha scritto un libro, Sibella è perduta. Era il direttore di un giornale di dopoguerra, perché era lo scrittore. Sibella è perduta, intende la patria, e tedeschi. E lì c'è una cosa che hanno in pochissimi, perché appena arrivati al fronte, le cannonate che ci arrivavano portavano dei manifestini che dicevano sostanzialmente sappiamo che agli uomini del San Marco, ai marinai del battaglione Barbarino, sappiamo che siete stati mandati qui contro la vostra volontà, palle perché erano volontari, e venite da noi, cioè, che la libertà è da questa parte, e poi dava istruzioni per avvicinarsi a loro e dice: tenete questo foglio come lascia passare. Eccoci perché quel foglio praticamente non sarà nessuno, neanche io sa, perché poteva dare luogo a sospetti di diserzione. Il testo vero è riportato sul libro dei tedeschi, però ce n'era un altro di biglietti che praticamente sullo stesso tenore, però diceva, era più specifico delle istruzioni, diceva: venite di notte ma non avvicinatevi alle nostre linee, allarme e fatti riconoscere che anche se una mitragliatrice tedesca osasse aprire il fuoco sarebbe immediatamente ridotta al silenzio dalla nostra artiglieria. Questo è il testo ufficiale, per quello non ce l'ho neanche io. No, non è venuto fuori da nessuna parte.